Andiamo adesso a creare un progetto nuovo e qui possiamo settare la velocità in questi modi, o andare avanti e indietro con le freccine, vedete, possiamo andare avanti e indietro con le freccine, gli accordi come risultano in GarageBand. Quindi se adesso andiamo a fare Session Player, prendiamo un basso, ok, va bene, Songwrite è perfetto, Create. Benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Siamo in trasferta ma nulla ci impedisce di riparlare di Logic Pro per iPad. In questo video andremo a vedere come creare un nuovo progetto da zero, ovviamente i settaggi essenziali che ci vogliono per partire con la registrazione, e inseriremo uno strumento MIDI interno a Logic, utilizzeremo anche Session Player che abbiamo già visto nel video precedente, nel primo video che parlavo proprio di questo, e poi qualche operazione sulle tracce, loop, selezione, eccetera eccetera, per vedere i primi comandi. Mettetevi comodi e ci vediamo alla fine. Dopo aver fatto un po' d'ordine, ho messo in una cartella i progetti che sto facendo, diciamo quelli veri, e poi ho cancellato tutto. Quindi andiamo adesso a creare un progetto nuovo. Un progetto nuovo si può creare ovviamente cliccando su più, oppure andare qua, ok? Andiamo su più e ci troviamo davanti a questa scelta. Cosa vogliamo fare? Suonare con i loop o tracce? Io direi tracce, quindi clicchiamo su tracce. A questo punto ci troviamo davanti a questa schermata, l'abbiamo già vista l'altra volta, ok? Quindi possiamo iniziare a suonare un MIDI o con la tastiera interna di Logic, diciamo sul touch dell'iPad, oppure con la tastiera esterna, oppure possiamo andare a incominciare a inserire un audio, qualsiasi loop oppure esterno, e qui abbiamo i pattern e qui abbiamo gli strumenti session che abbiamo già visto. Possiamo però iniziare un progetto vuoto, cliccare qua sopra senza che scegliamo nulla di queste 4 opzioni, quindi andiamo a cliccare qua sopra. E a questo punto vedete Logic si apre in questa maniera qua, da questa parte abbiamo la libreria e di qua ovviamente l'Arranger. Prima di continuare a cominciare a suonare andiamo a fare i settaggi che servono, ok, per iniziare un nuovo progetto. Come abbiamo visto per GarageBand, ovviamente cosa serve? Innanzitutto serve settare la velocità, ok? Quindi andiamo qua e qui possiamo settare la velocità in questi modi, o andare avanti e indietro con le freccine, vedete, possiamo andare avanti e indietro con le freccine, o girare la ghiera, o dare dei tap, vedete che cambia ovviamente a seconda di quanto io sia veloce sul tap, oppure andare qui e scrivere la velocità a mano, tipo 120, ok? E poi dare il tasto invio. Quindi abbiamo messo 120, facciamo done, e la prima cosa l'abbiamo settata. La seconda cosa ovviamente è la tonalità e diciamo il tempo, ok? Diciamo la segnatura del tempo, non lo so tradurre in italiano, vabbè, comunque lasciamo perdere. Qui abbiamo i 4 quarti adesso impostati, però cliccandoci qua dentro si apre più o meno la stessa schermata, vedete, possiamo andare ovviamente qua a scegliere con la ghiera avanti e indietro con le freccette, oppure possiamo andare a scrivere liberamente il nostro ok, il nostro tempo, quindi, e poi quando abbiamo finito facciamo done. Un'altra cosa che dobbiamo calcolare è la tonalità del nostro brano. In che tonalità sarà? Io vabbè lo farò in do, quindi andiamo qui, vedete già settato il do, quindi possiamo andare a settare un'altra tonalità, quello che vogliamo, e possiamo cliccare su C. Ovviamente abbiamo maggiore e minore a seconda della nostra tonalità. Una volta fatto questo possiamo dare done. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questo qua è il countdown, praticamente quante battute deve contare Logic prima di iniziare a registrare, e cliccando col tasto destro lungo si può andare a cambiare, ok, questa impostazione a seconda delle vostre esigenze.
Un'altra cosa è il metronomo, quindi anche, vabbè, ovviamente si può andare a omettere il countdown oppure accenderlo, e come il metronomo spegnere e accenderlo. Sempre tap lungo, tasto destro, vedete andiamo in queste, diciamo, queste sono le opzioni del metronomo, e qua dentro abbiamo proprio i settaggi del metronomo, che a parte tutti questi settaggi che abbiamo, ok, possiamo andare in che evento deve suonare il nostro metronomo. Abbiamo qua i settaggi della tonalità, quindi di che tono deve suonare, e anche il volume. E quindi ragazzi, e qua l'uscita, ovviamente se avessimo un mix digitale, per dire, possiamo, oppure una scheda audio con tante uscite, possiamo indirizzare il metronomo su un'altra uscita. Bene, diciamo che i settaggi del caso sono stati fatti, perché questo è quello che ci interessa adesso. Passiamo alla seconda parte. Ora non ci resta che andare a scegliere il primo strumento, no? Per fare il nostro piccolo, semplicissimo arrangiamento. Quindi da questa parte qua abbiamo tutta la libreria. In questo caso io voglio scegliere uno strumento MIDI, quindi andrò in questi strumenti qua. Però posso aggiungere ovviamente un sacco di cose che poi vedremo nel corso di questi tutorial, così andremo a vedere un po', spulciare tutte le varie funzioni. Cliccando qua sopra ovviamente ho tutti i miei strumenti, ok? Ecco qua i miei strumenti sono tutti quelli interni al Logic. Se voglio andare a inserire uno strumento esterno, per dire, poi lo faremo in un'altra sezione, dobbiamo andare da un'altra parte. Adesso inseriamo ovviamente uno strumento interno di Logic. Che cosa voglio inserire io? Voglio inserire un pianoforte elettrico? Benissimo, vado in keyboard, vado in piano e vado a scegliere electric, ok? Quindi a questo punto posso andare ad ascoltare cliccandoci sopra. Una volta scelto, non faccio altro che prenderlo e trascinarlo da questa parte qua, ok? E buttarlo lì. Se voglio visionare il mio strumento, andare a cambiare qualche settaggio, aggiungere qualche effetto, vado qui e clicco, ok, questa iconetta qua. Quindi vedete, qua dentro ho proprio il mio pianoforte elettrico, ovviamente sono stati aggiunti già degli effetti, niente di che. Se voglio editare il mio piano, cosa faccio? Clicco 2 volte, ovviamente, su E piano, ok? E a questo punto qua dentro vado a scegliere tutti gli strumenti che riguardano il pianoforte. Se clicco qua in questa voce qua, ok, in custom, vedete che vengono fuori tutti i pianoforti che ho, quindi posso al volo cambiare quello che voglio, ok? Quindi questo, poi vabbè, abbiamo tutti i settaggi del caso, quindi possiamo cambiare tutti i settaggi del nostro pianoforte per trovare il suono migliore. La stessa cosa posso farlo qua con gli effetti, quindi vado su compressor, vedete cambio la compressione, oppure clicco sull'EQ e vado a cambiare l'equalizzatore. Posso qua, ovviamente ho la possibilità di andare a cliccare qua per vedere la schermata più grande, o ovviamente ridurla come prima, e così la vado a spegnere. Quindi lo strumento, il pianoforte, l'abbiamo inserito e abbiamo anche visto ovviamente alcuni settaggi. Ecco, la cosa che vi faccio vedere sulla traccia, al momento c'è il volume, ma non suonando niente, non, diciamo i V-meter non vanno, ok, le barrette non vanno. Qui c'è la possibilità di andare in muto, o qui andare in solo, e qua diciamo armare per la registrazione, perché Logic registra anche 2 tracce contemporaneamente. Adesso, se clicchiamo qua sotto, vedete che qua sotto c'è un simboletto della tastiera. Se ci clicco sopra, che succede? Ovviamente ci vado col dito meglio. Se ci clicco sopra, viene fuori la tastiera, quindi io adesso o col dito o col mouse posso suonare. Però una cosa interessante qual è? È questa, che se io provengo magari da GarageBand e volessi più o meno avere la stessa possibilità, ok, di suonare come in GarageBand, avere le note, proprio il tasto con le note, vado in questo altro simboletto della tastiera e qui trovo tutte le impostazioni. Ovviamente adesso inutile che metto un'impostazione di chitarra perché non siamo in chitarra, e vado qui su, vedete qua sopra, ok?
qui praticamente c'è proprio gli accordi come risultano in GarageBand. Quindi se adesso vado a suonare, ok, fa proprio come in GarageBand, quindi abbiamo proprio la stessa impostazione. Quindi se io adesso volessi andare a fare una registrazione, diciamo una stupidaggine proprio, ragazzi. Allora, quindi adesso andiamo a fare un giro di Do, ok? Praticamente andando a registrare, quindi io vado a lanciare la registrazione, ecco, posso farlo qua o col tasto R, via. Ecco, io lascio sempre, diciamo, una battuta vuota, oltre al countdown. Ecco, ho fatto, ok, il mio grande pezzo, quindi vado qua adesso e posso andare a sentire, ecco, con invio torno indietro oppure con questo tasto e con questo do ovviamente la possibilità di andare, ok, a sentire il mio brano. Ecco, a questo punto posso togliere il metronomo. Ecco, posso andare a fare una prima operazione, è la quantizzazione che avevamo già visto in GarageBand. Posso andare ovviamente qui, ecco, qui ovviamente spengo la libreria e accendo l'Inspector anche qua. Per andare a cambiare l'impostazione della quantizzazione devo andare qui, ok, e qua, ok, andare qua in Region Detail e praticamente ho il quantiz. Vado qui invece di andare in off, ovviamente vado a scegliere la mia quantizzazione che mi serve, io metterò un ottavo che va bene, andiamo a sentire se ovviamente è d'accordo col metronomo. Ok, quindi adesso fatto questo, ok, io ho suonato adesso una musichina così, quindi adesso come abbiamo fatto l'altra volta, cosa faccio? Vado a prendere, ok, le mie note e le sbatto sopra. Adesso vedrete che praticamente Logic ovviamente va, ok, a diciamo a analizzare gli accordi e praticamente me li riproduce qua sopra. Quindi questo perché abbiamo visto l'altra volta per far sì che la sessione degli strumenti virtuali, ok, ovviamente possa accompagnare il mio brano. Adesso la cosa che vi faccio vedere qua, ovviamente è questa, ovviamente abbiamo il PC to Zoom, l'abbiamo già visto, possiamo andare a delimitare la regione. Vedete che io posso delimitare la regione perché non ragiona a sessioni come GarageBand, ok? Che possiamo decidere di avere le 8 battute visibili sullo schermo. No, qua è tutta lunga e quindi dobbiamo dividerlo così. Questa, diciamo, questa selezione è meglio farla con qui, ok, lo snap su griglia abilitato, perché se no è difficile azzeccare la giusta cosa. Adesso che abbiamo azzeccato qua, ok, posso andare ad aggiungere il nastro strumento, quindi aggiungerò un basso, come abbiamo visto l'altra volta come fare, su più, andiamo qua, andiamo a fare session player, prendiamo un basso, ok, va bene, songwrite è perfetto, create, e lui mi crea, ok, la mia regione dove io ho selezionato. Andiamo a sentire cosa ha combinato. Ok, io adesso lo lascio così, non lo voglio così tanto complesso, vado a fare più, vado a mettere anche una batteria e lui mi crea ovviamente queste regioni, ok, del session player proprio dove io ho messo, ok, questa diciamo questa selezione. Allora la batteria facciamo che il contrario, facciamo che il basso, ve lo ricordate qua, segui la batteria, quindi andiamo qua e clicchiamo qui, ok, possiamo spegnere questa sessione facendo così, ok, andando qua spegniamo tutto e andiamo a sentire cosa è successo.
Ecco, se vogliamo che il basso e la batteria inizino qualche battuta prima, innanzitutto vado a prendere la mia selezione e l'allargo. Questo è il basso, ok, lo faccio partire, ok, a metà battuta, più o meno così, e andiamo a sentire adesso che succede. Ascoltate bene. Ok? Adesso se io vado qua nel basso e vado ad aumentare qui il fill, vado a far rigenerare il mio basso cliccando qua. Ok? Avete capito cosa succede? Che potenza abbiamo nelle mani? Vedete il basso praticamente va a braccetto con la batteria e praticamente rulla e praticamente fa tutto quello che deve fare a braccetto con la batteria. Passiamo alla prossima sessione. Logic queste note che abbiamo fatto le chiama regioni, ok? Possiamo fare alcune operazioni su queste regioni. Le operazioni che possiamo fare sono qui, ok? Praticamente messe in questi strumenti. Una cosa che possiamo fare è abilitare il loop. Quindi se io vado a far così, vedete che adesso, ok, in questa regione qua che io ho selezionato, vedete che è venuto fuori questo pallino qua. Adesso io vado a spegnere questo per farvi vedere, ecco, possiamo anche per allargare un po' la finestra spegnere anche questa. Vado a tirare, ok, la mia regione che ho il loop. Ecco, vedete che c'è una barrettina, vedete? Ok? Io non devo andare oltre la barretta perché se no il mio loop, ok, non va. Ovviamente io accede perché ovviamente ho iniziato prima. Sentiamo un po'. Vedete che ripete praticamente quello che io ho fatto senza andare a distorcere le note, ok? Cioè lui ripete proprio un loop, ok? Un loop, ragazzi, è un loop, una ripetizione. Quindi se io voglio far così, faccio così, vado qua, ok, metto in loop. A questo punto però, cosa devo fare io? Devo ovviamente, se voglio mettere un altro strumento virtuale, devo copiare questa regione di note. Quindi la seleziono, faccio copy, ok? Mi posiziono qui, in questa parte qui, perché devo partire di qua, da 6, ok? Deve essere più preciso, Gennaro. 6, ti ho detto 6, scemo. Vado a cliccare qua sopra e praticamente pasto, ok? Faccio l'impasto. Adesso cosa faccio io? Vado a selezionare quest'altra regione, ok? Vado qua, ok? E vado ad aggiungere un altro strumento virtuale. Vado qua, faccio così di nuovo, prendo qui, poi ne parleremo perché questa è molto complessa la cosa di strumentisti, è qua. Vado a prendere questo e vado ad aggiungere praticamente non un pianoforte ma un pad, ok? Vado a fare create, che è successo? Sentiamo un po'. Sentite come un stupidissimo giro di do, stupidissimo, fate canzoni tante canzoni famose, può diventare una canzoncina. Ma adesso abbiamo visto il loop, ok? Quindi andiamo a vedere le altre cose. Ecco, il loop si spegne, diciamo si disabilita, quando io vado a selezionare un'altra di queste, diciamo, voci. Ho la possibilità di andare a tagliare, vedete come viene fuori, diciamo, clicco qua, viene fuori il taglio. Quindi se io adesso vado sul pad e vado a tirare giù, ok, vedete, non ho tirato giù niente, vado a fare così col dito, vedete che taglia la regione, quindi posso tagliare in qualsiasi parte. Posso andare a fare qui, ho invece il trim invece è quello che allunga o accorcia una regione, ok? Ma se io vado adesso a allungare questa, che è vuota, vabbè, questo si ripete perché adesso è ovviamente una session player,
quindi vedete non si ripete ma ricomincia, ok? Io potrei andare a cambiare le note, ok? Potrei andare a fare un altro giro, quindi questa è una regione che non si ripete. Per farvi un esempio un pochino più pratico, farvi vedere cosa voglio dire, faccio così. Intanto andiamo a vedere come duplicare le tracce. Io clicco tasto destro sulla traccia e ho il mio comando duplicate. Ok, vado a fare così, a copiare questa traccia qua, questa regione. Faccio così, copia. Ecco, quando copiate e incollate, ovviamente attenzione a essere nella traccia giusta. Ok, faccio così, vado ovviamente a mettermi qua, faccio tasto destro sempre o lungo, tappo oppure tasto ovviamente V sulla tastiera, command V, per fare queste cose. Faccio così e vado adesso a accorciare il loop, quindi faccio così, no, non posso così, devo andare sempre in loop, faccio così e vado a eliminare il mio loop, ok? Vado a eliminare il mio loop, ok? Per farvi vedere questo qua, ok? Il trim, se io vado ad allungare questa parte qui adesso che ho suonato a mano, ok, e vado a allungarla, vedete che non ci sono note, ok, quindi questa allunga una regione, la allunga solo, ok, mentre abbiamo lo stretch che è questo qua è lo stretch, questo qua. Quindi se io allungo adesso questa regione, lui allunga le note, vedete? Ecco, vediamo un po' che succede facendo così e sentendo un po' che cosa combina. Sentite che sono più lunghe? Ok, qui allunga le note. Ovviamente questi sono strumenti che dipende, ok, dall'utilizzo che vogliamo farne, ovviamente. Torniamo indietro, ovviamente con abbiamo qua l'undo, il redo, oppure ovviamente abbiamo sempre il command Z. Qui invece abbiamo la possibilità di andare a selezionare, ok, le tracce. Quindi possiamo andare a fare una multiselezione per un multitaglio, non so, una copia, queste cose. Oppure abbiamo alcune funzioni qua dentro, che sono ovviamente l'edit, possiamo andare a editare un sacco di cose, e poi lo vedremo piano piano, che è complesso, Logic non è come GarageBand, quindi anch'io ho bisogno di andare a prendere un po' di ripetizioni. Qui abbiamo il trim, quindi possiamo andare a fare quello che abbiamo visto prima, diciamo allungare le tracce, e ovviamente abbiamo il copia e incolla e anche il taglia, ok? Taglia e il taglia, ok? Oppure il cancella, quindi abbiamo questi comandi qua. Per uscire da questa funzione, ok? Io qua ovviamente ho la selection, posso selezionare tutto, avere tutte queste opzioni qua, devo andare di nuovo a cliccare su selection, vedete che torniamo indietro. Quindi ragazzi, direi che io mi fermo qua perché sono tante informazioni e bisogna anche prendersene un po', come dire, prendere un po' coscienza di tutto questo mondo che è diverso sicuramente da GarageBand. Vedete, poi alla fin dei conti è ovviamente abbastanza complesso complessa come applicazione, ma diciamo prendendoci un po' la mano poi si riescono a fare anche delle cose carine, semplici, come ho fatto vedere in questo tutorial. Quindi se vi piace ovviamente Logic Pro dovete abbonarvi ragazzi, non ci sono altre strade, oppure si deve acquistare su Mac, ma costa molto. Quindi per dirvela tutta, a me ovviamente Logic è sempre piaciuto, mi piace tanto, ho ripreso un po' a fare qualche arrangiamento con una ragazza, una mia amica che canta, quindi sono molto contento e quindi ho voluto rispolverare un po' tutto perché mi ero dimenticato assolutamente come si utilizzava. Ragazzi, cosa vuol dire? Cosa volete? L'Alzheimer galoppante. Bene, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, ragazzi che vi fate crescere, e a loro arriva un'informazione che magari può essere utile, che ne sappiamo noi.
E infine vi chiedo, ovviamente se non l'avete ancora fatto, il momento di iscriversi a questo canale se vi piace, ovviamente vi piacciono questi argomenti, e ovviamente se volete azionate la campanella, che poi così riceverete le notifiche di Gennaro quando esce un nuovo video. Con questo vi saluto, a presto.